Ciao ragazzi e benvenuti ad un nuovo video di Vipro Audio. Oggi parliamo di un argomento molto interessante che è quello di mixare un brano registrato in presa diretta. 4 semplici strumenti, quindi batteria, voce, chitarra e basso, registrati in presa diretta tutta nella sala live qui in studio e vi farò vedere appunto come mixarlo. In più vi elencherò magari i microfoni che ho utilizzato per registrarli. Abbiamo deciso di registrare questa cover di Route 66 e per registrarla ho scelto la presa diretta, quindi vi elencherò i microfoni che ho utilizzato per la batteria. In più vi allego una foto qui di come erano disposti nella sala live in maniera tale da farvi un'idea di come ho posizionato gli elementi per registrare questa presa diretta. Ovviamente tendo a precisare che erano tutti insieme, tutti lì dentro, con in più una cassa spia per la voce, in maniera tale che tutti i componenti della band ascoltassero la voce della cantante nella sala live direttamente. Quindi ampli del basso, ampli della chitarra e spia della voce, tutti insieme, compresa la batteria, senza l'utilizzo di baffle o cose del genere per separare appunto i suoni. Ok, passiamo sulla schermata di Pro Tools e andiamo a vedere cosa si può fare per mixare al meglio questo brano registrato in presa diretta. Ok, questo è il brano in questione, quindi coloriamo un attimino tutte le tracce per come mi piace a me con i colori, perché sennò mi viene male. Allora, questo è il brano in questione, come potete vedere. Come dicevo prima, appunto, batteria, basso, chitarra e voce. Sulla batteria ho utilizzato un microfono per la cassa fuori a condensatore a diaframma largo, che è un Warm J47, il rullante sotto, quindi un 57, e 2 overhead della Sontronics, posizionati in AB sulla batteria, quindi tecnica spazializzata, e questo è quanto. In più vi allego sempre la foto, magari mentre vi spiego questa cosa qui, di come erano posizionati gli artisti dentro la sala live. Basso, che in questo caso ho preferito non registrare il microfono ma andare direttamente di linea nelle mie schede audio. E la chitarra, ho amplificato l'ampli della chitarra, quindi l'ampli è un Valve State della Marshall e ci ho messo su un 57. Per quanto riguarda la voce, invece, ho utilizzato il microfono della cantante, dovrebbe essere un Sennheiser, comunque un dinamico, anche lei un microfono dinamico. Quindi gli unici microfoni a diaframma largo condensatore sono kick per il diaframma largo e gli overhead diaframma stretto, scusate, i Sontronics. Vi faccio ascoltare il brano e nello stesso tempo magari metto in solo le tracce per ascoltare i rientri, ok? Quindi partiamo tutti insieme. E questo è come l'ho registrato, quindi senza nessun processo, solo fatti un po' di livelli e panne. If you ever plan to motor west, travel my way, take the highway, that's the best. Metto in solo la batteria. On Route 66. Come vedete, pochissimi rientri. Ricordate che c'è tutto dentro in sala live con in più la spia per la voce all'interno della sala live, quindi davvero pochi rientri. Il basso è inutile metterlo in solo perché è in presa diretta. Vi faccio ascoltare la chitarra. Ascoltiamo la voce. When you make that California trip, I got your keys. Ok, diciamo che i microfoni che hanno ripreso un po' più rientri sono quello della voce e quelli della batteria. In più, in special modo quello della voce, perché appunto avevo il microfono diretto verso la batteria, visto che la cantante era di spalle, no? Quindi giustamente il microfono è dietro alla batteria.
Sui microfoni della batteria appunto invece diciamo che era molto accettabile il rientro. Gli overhead li ho posizionati abbastanza bassi, come potete vedere appunto dall'immagine che magari ripropongo adesso. Erano molto bassi sui piatti, anche perché andavo a prendere il rullante sopra, i tom e quindi tutta la parte dei piatti. Poi il batterista è uno che suona davvero molto con il tocco morbido e quindi ho preferito appunto tenerli abbastanza bassi. E il microfono della cassa che magari andiamo ad ascoltare singolarmente per capire quanto rientro ho. Praticamente nullo. Praticamente si può anche dire che non è un rientro, che la voce rientra talmente poco che non mi dà problemi, neanche il basso in realtà, non sento neanche il basso. Sì, pochissimo, ma comunque è molto basso. E niente, questo è quanto. Quindi oggi andiamo a vedere come mixare un brano registrato in presa diretta. Quindi partiamo dalla batteria. Io partirei come al solito dalla cassa, anzi in questo caso partirei, come ho fatto il mix, a mettere già un compressore diciamo sull'intero set della batteria, ok, in maniera tale da dargli già diciamo un suono unito, un bel groove, una bella pasta tra i vari strumenti. Quindi partiamo con un compressore, in questo caso un Fairchild in modalità time constant 5, quindi program dependent, eccolo, scusate, non ricordavo il termine prima, program dependent. Così diciamo è già tutto bello incollato, bello reso anche già un po' più vivo da tutta il drum set, ok? Passiamo alla cassa singolarmente. Di solito appunto vado a pulirla un po', quindi vado a chiudere solamente gli estremi di banda in maniera tale da pulirla un po', specialmente sulle alte, e togliere un po' quella frequenza cartone, ok? Sentite questo diciamo casino che si crea in questa frequenza qui. Ok, vi do un consiglio nel momento in cui volete appunto equalizzare qualsiasi strumento, che è quello di non fare la classica cosa di boostare la frequenza, ok, per sentire lo sporco, ma è quello di farlo al contrario, quindi andare e tagliare in negativo e ascoltare in negativo in maniera tale da non influenzare l'orecchio con il boost del positivo, ok? Quindi sentiamo questa roba qua, diciamo che schifo, però poi magari la togliamo e ci manca qualcosa, quindi quello che vi consiglio è di fare i tagli in negativo, quindi tagliare già la frequenza che magari non ci piace e poi ascoltarla così e switchare diciamo e fare uno sweep sulle frequenze che ci interessano, ok? Ok, ho tagliato un po' i 30 Hz in maniera tale da contenere il bumping sulle basse. Successivamente un compressore classico CLA 76, ma solamente per tenere diciamo a bada questi picchi un po' più forti, questi colpi un po' più forti. Che mi dà anche un po' più di carattere, mi tira su un po' più le frequenze alte, possiamo dire. E successivamente vado ad equalizzare di nuovo, quindi vado a boostare un po' le 50 Hz e togliere un po' di 700 Hz. Ok, magari andiamo più avanti, non qui.
ok, essendo una cassa jazz ha questa risonanza che comunque fa parte proprio del suono, quindi non andrei a toglierla, in questo caso l'abbiamo anche un po' enfatizzata. Successivamente passiamo al rullante sotto, anzi facciamo un ascolto con gli overhead. E proviamo a invertire la fase. Ok, meglio con la fase non invertita. E successivamente, quando di solito appunto mixo cassa e overhead, apro un altro equalizzatore sugli overhead e vado un po' a tagliare le basse frequenze, ok? Appunto vado a tagliare dai 30 Hz in giù con uno shelf in maniera tale da togliere quanto più possibile la componente cassa all'interno degli overhead, ok? Ok, ho tolto diciamo la parte bassa della cassa. Accendiamo la cassa. Diciamo che abbiamo dato un po' più di definizione alla cassa all'interno degli overhead. Successivamente passiamo a rullante sotto, perché qui ho solamente il microfono del rullante sotto per prendere un po' più di cordiera, infatti ho boostato diciamo la parte relativa all'attacco, ok? In maniera tale da giocarla bene con gli overhead. Proviamo a girare la fase. Ok, molto meglio con la fase non invertita. Ok, tutti insieme e suona così. Vediamo tutti i processi. Ok, non è diciamo cambiata tantissimo, ok, l'abbiamo solamente rivitalizzata un po', quindi resa un po' più definita su alcuni punti. Batteria diciamo che ci piace così. Passiamo al basso. Ok, molto cordoso perché ovviamente essendo una DI diciamo ci risulta un po' cordoso, quindi vado ad aprire un simulatore di ampli, in questo caso Amplitube, un Fender Bass TBP, che ora non ricordo bene qual è il modello, però diciamo mi piace perché overdrive o il tube overdrive, il vintage tube tone, che ovviamente non andrò a spingere l'overdrive, ma lo terrò quanto più pulito possibile, ma un po' più grosso, passatemi il termine. Molto semplice, con il cabinet classico, quindi abbiamo messo un microfono e questo è un 414, credo, un'emulazione del 414, ma voglio provarlo magari con un microfono a nastro, quindi vediamo, condenser no, vediamo dove, eccolo qua, magari con un Royer.
diciamo che ha già raggiunto un po' quella rotondità che volevo. Ora andiamo a sistemarlo ancora un po'. Ok, li tiriamo di nuovo fuori un po' di corda e diciamo cerchiamo di attenuare un po' quelle risonanze sulle 50 Hz. Ok, successivamente gli apro un limiter, ma solamente per tenere a bada questi picchi, ok, questi qua, questi, quindi livellare un po' i picchi in maniera tale da far lavorare meglio il compressore che metterò dopo, ok? Successivamente un CLA classicone per, diciamo, amalgamare e dare ancora un po' più quel tono vintage che ci interessa avere in questo brano. Perfetto, secondo me qui già abbiamo un bel sound. Una volta appunto trattato batteria e basso, mi piace andare a mettere mani sul bass master. In questo caso voglio, diciamo, quel suono ancora abbastanza retro e vado ad attivare un simulatore di nastro, ok? Che, come vi farò vedere, ora metterò in bypass. Ho tirato abbastanza alto il volume di ingresso in maniera tale da farlo lavorare tra -1 e 0 e comunque avere quei picchi, diciamo, smussati dal nastro in fase di recording, passatemi il termine. Ok. Ora tiro su un pelo di più la cassa. Ok, guardate qui, sentite che il volume non cambia, ma abbiamo una percezione di suono molto più grosso. Bypass.
Quindi ho fatto già questa cosa qui sul master. Successivamente vado a sentire la chitarra, in questo caso la sento in solo un attimino. Ok, andiamo a lavorarci su. Quindi un equalizzatore è già pronto, che vado a tagliare un po' le basse frequenze, quindi specialmente nella zona delle 200, anche per pulirla ancora un po' e togliere, diciamo, tutti quei rimbombi. Sentiamo come lavora insieme al basso. Vedete come si legano davvero bene, come ognuno ha i suoi spazi. Successivamente li metto sempre un limiter per tenere a bada i picchi. Non vi ho detto una cosa che ho fatto qui nel clip gain. Fabrizio, che era il chitarrista, aveva una dinamica molto ampia, passava dai piano quasi fino ai soli che erano abbastanza alti, quindi c'era una bellissima escursione di dinamica, molte volte anche un po' esagerata. Quindi ho sistemato in clip gain le parti in maniera tale che da far corrispondere, quindi ho gestito la macro dinamica in maniera tale da non avere problemi poi dopo con i compressori e capire come sistemarli. Quindi prima ho lavorato sulla clip gain, ok, come vi faccio vedere qui non l'ho fatto, ma perché diciamo lo andrò a fare dopo, e praticamente ho sistemato la macro dinamica della traccia, ok, in maniera tale da non avere appunto escursioni di dinamica davvero alti. Quindi dopo il limiter gli metto un classico CLA 3A, in questo caso è ora arriva, diciamo, la parte un po' più critica di quando registri multitraccia, quindi l'uso dei compressori. Nel momento in cui andiamo a mettere dei compressori, quindi andiamo a stringere la dinamica, in automatico stiamo portando su tutto il rumore di fondo, quindi tutti i rientri in questo caso, ok? Infatti già con l'equalizzazione che ho fatto prima, quindi per renderla un po' più, passatemi il termine, brillante, ho messo in risalto ancora di più i rientri. E con il compressore dobbiamo fare attenzione, quindi non possiamo andare lì a schiacciare 7-8 dB, perché porteremo su tutto la sporcizia che c'è in basso. In questo caso più che sporcizia abbiamo i rientri, quindi un compressore solo per gestire appunto sempre gli attacchi e tenere sotto controllo queste escursioni dinamiche. Successivamente, per ovviare appunto e non fare tantissime, tra virgolette, automazioni sulla clip gain, gli ho messo un upward compressor, ok? Praticamente mi va a tirare ancora su, ancora di più la parte bassa della dinamica, ok? E però dobbiamo fare sempre attenzione, quindi dosato davvero con parsimonia e magari automatizzarlo in alcuni punti, ok? Non lasciarlo sempre fisso. Ok, questa è la chitarra con tutti i processi, ora ascoltiamola senza.
sentita così da sola potrebbe sembrare un po' svuotata e meno piena, ok, ma sentita insieme a tutta la band, magari esclusa la voce così per sentire meglio, guardate che abbiamo davvero messo a fuoco la chitarra, ok? Quindi abbiamo messo a fuoco davvero la chitarra. Se io spengo tutti i processi è scura e nascosta lì. Successivamente gli avevo applicato un riverbero a molla che volevo, diciamo, pannare sul lato opposto, ok? Qui dove lo pannate è a gusto vostro, quindi io volevo fare questa prova qui e l'ho lasciato qui, diciamo, pannato sul lato destro, ok? Successivamente passiamo alla voce, sentiamola così senza nessun processo. Land to Motor West. Travel my way, take the highway, that's the best. I get your kicks on Route 66. It winds from Chicago to LA. More than 2,000 miles all the way. I get your kicks on Route 66. Vi faccio vedere cosa ho fatto sulla voce, quindi una classica equalizzazione standard, tra virgolette, quindi ho tagliato un po' le basse frequenze, I get your kicks. ho tagliato un po' di rimbombi intorno alle 200 Hz, I get your kicks. tolta questa frequenza bruttissima che sembra una frequenza nasale, ma in realtà non lo è perché è un po' più avanti sulle frequenze nasali. I get your kicks on Route 66. It winds from Chicago to LA. More than 2,000 miles all the way. I get your kicks on Route 66. Ok, successivamente un deesser, I get your kicks. poi un MV2, sempre un upward compressor, ma in questo caso utilizzato come compressore normale, non volevo tirar su altra sporcizia, volevo un compressore che mi tenesse a bada ancora un po' di più i picchi, e successivamente il classico CLA 2A. I get your kicks on Route 66. It winds from Chicago to LA. E questo è quanto ho fatto sulla voce, quindi un equalizzatore, un deesser, un MV2 e un CLA. Successivamente gli ho messo anche un riverbero, in questo caso un riverbero stock, un plate large, però ho tagliato, diciamo, le altissime frequenze, gli ho messo un pre-delay bello sostanzioso, e in questo caso sono andato ad orecchio per calcolarmi il tempo perché non so i BPM del brano. I get your kicks on Route 66. Sentiamo tutti insieme. I get your kicks on Route 66. It winds from Chicago to LA. More than 2,000 miles all the way. I get your kicks on Route 66. Now you go through St. Louis and
Ho tirato su ancora un po' la testina del record per simulare un volume un po' più alto all'ingresso del registratore, quindi sulla testina del registratore, in maniera tale da saturare ancora di più, e successivamente gli metto un compressore, quindi compressore con attacco medio veloce, ma in release ho provato un Varimu, questa è diciamo una release davvero lenta, ratio 2 e il link dello stereo slinkato al 50%. I get your kicks on Route 66. It winds from Chicago to LA. More than 2,000 miles all the way. I get your kicks on Route 66. Ok, sentite come si ingrossa quando vado a spegnere tutti i processi sul Bassmaster, che poi alla fine sono due, un nastro e un compressore, cioè mi dà molto più corpo. Il volume rimane uguale, ma nello stesso tempo recupero sulle parti basse. I get your kicks on Route 66. It winds from Chicago to LA. More than 2,000 miles all the way. I get your kicks on Route 66. Now you're going through St. Louis and Dublin and Missouri, and Oklahoma City looks mighty pretty. You see Amarillo. Magari sulla voce andrei a mettere un EQ dinamico, magari della Fab Filter in questo caso. I get your kicks on Route 66. It winds from Chicago to LA. More than I get your kicks on Route 66. It winds from Chicago to LA. More than 2,000 miles all the way. I get your kicks on Route 66. Now you're going through St. Louis and Dublin and Missouri, and Oklahoma City looks mighty pretty. You see Amarillo and Gallup. Diciamo che così inizia a piacermi. L'unica cosa che secondo me manca un po' è diciamo quella di ricreare un po' una room, ok? Generale per tutti, anche perché appunto nella live che ho di là non è abbastanza grande per registrare una room, quindi la andiamo a creare virtualmente. Quindi riverbero, proviamo una room, in questo caso mettiamo sempre il nostro caro amico T-Rex e andiamo a provare a mettere i suoni singoli, ok? Partirei dalla cassa, non metterei tutto insieme, metterei un EQ per tagliare le basse frequenze già in ingresso, un EQ per tagliare le basse frequenze già in ingresso, magari anche un po' le altine per quando andremo a mettere la batteria, gli overhead, e inizio a mettere i suoni singoli, ok? I get your kicks on Route 66. Batteria, la cassa, poi andiamo a mettere magari rullante sotto. Ok, inizia ad aprire un po' di più, diciamo, sul rullante. Sentiamolo sugli overhead. Non è male, non è male. Proviamo ad aumentare il decay.
Ok, sento che secondo me possiamo tagliare ancora un po' le basse frequenze in generale, diciamo anche sulla cassa, in maniera tale da dargli quel sound un po' meno definito, meno, diciamo, ingombrante. I get your kicks on route. E anche sul basso secondo me, quindi possiamo tagliare un po'. I get your kicks on Route 66. It winds from Chicago to LA. More than 2,000 miles on the way. I get your kicks on Route 66. Now you go through St. Louis and Dublin and Missouri, and Oklahoma City looks mighty pretty. You see Amarillo and Gallup, New Mexico, Fergus, Arizona, and don't forget Winona, Kim and Boston, San Bernardino. Won't you get the hip to this timely tea when you make that California trip? I got your keys on Route 66. Questo è quanto. Secondo me adesso, mettendo diciamo un po' tutti gli elementi dentro questa room, iniziamo a dare ancora più coesione a tutto, ok? I get your kicks on Route 66. It winds from Chicago to LA. More than 2,000 miles on the way. I get your kicks on Route 66. Quindi diciamo che iniziamo a dare un po' di coesione. Come vi dicevo prima, magari andate a pulire le clip, ok? Qui dentro non c'era nulla sulla voce e sono andato a tagliare, quindi ho pulito anche i rientri da questa parte qui. Niente ragazzi, questo è quanto, quindi ascoltiamo magari com'era il tutto senza tutti i processi e notiamo come non abbiamo snaturato il brano, ma bensì lo abbiamo reso un po' più definito. You get the hip to this timely tea when you make that California trip. Questo è com'era senza nulla. You get the hip to this timely tea when you make that California trip. I got your keys on Route 66. Ok, diciamo che abbiamo dato già una bella impronta al brano, quindi poi andrebbe sistemato e dosato in alcune parti specifiche, però appunto abbiamo dato profondità, sostanza e quel suono diciamo abbastanza vintage che questo brano richiede. Lo andrei in questo punto, magari in alcune cose andrei ancora a scavare un po' di più sulle basse frequenze e a dargli un suono ancora più vintage, però ovviamente ci vuole un po' più di tempo per fare questa cosa qui. Questo diciamo sono le basi per mixare un brano in presa diretta, quindi equalizzazione, gestione del tono, chiarezza e posizionamento nel panorama stereo e trattamento del bass master, in questo caso davvero molto molto semplice. E niente ragazzi, questo è quanto, diciamo una bella infarinatura su come gestire un brano in mix
registrato in presa diretta. Se vi è piaciuto il video lasciate un like e se volete maggiori approfondimenti scrivetelo nei commenti. E specialmente iscrivetevi alla mailing list per le offerte di promo sui servizi di mix e mastering. Detto tutto, ci vediamo alla prossima. Ciao!